Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Lancia Stratos, la regina dei rally, edizione Centauria in scala 1:8, fascicolo numero 4. Adesso poi ovviamente andremo a vedere il contenuto e il montaggio. Volevo soltanto dire una cosa. Chi mi segue sa che io, ovviamente, oltre a sapere che il pilota è il grande Sandro Munari, dicevo che il navigatore era Silvio Maiga. E infatti nei primi 3 video addirittura dico ovviamente Silvio Maiga. Ci tengo a dire questo ragazzi, perché insomma chiamare una persona con un altro nome non è proprio una cosa che va fatta, no? Però io ci tengo appunto a spiegare il motivo. Dal momento che Sandro Munari sì lo conoscevo come nome e cognome e Maiga solo come cognome, sono andato a vedermi dei vecchi filmati dove vedevo anche però Sergio Maiga, chiedo scusa. E Maurizio, un mio iscritto, mi ha detto, che addirittura ha le dediche autografate da appunto Munari e tante altre, perché è veramente un appassionato doc della Lancia Stratos, mi ha detto, dopo che appunto ho approfittato della sua conoscenza, chiedendogli appunto come mai io vedevo i filmati di Sergio Maiga e poi invece credevo che si chiamasse Silvio. E lui mi ha detto: Michele, Sergio Maiga, o Maiga, chiedo scusa, non lo so pronunciare, e il fratello, Sergio è il fratello, ma il navigatore è Silvio. Ecco, quindi avevo detto correttamente all'inizio, però ecco, ho voluto sincerarmi di questo. Poi, ragazzi, allora, innanzitutto anche grazie per le iscrizioni, siamo quasi arrivati a 980 iscritti. Cosa aspettate a iscrivervi ragazzi? Attivate la campanella, così rimarrete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Date anche un'occhiata alla mia playlist, troverete altri modelli, non tantissimi perché è poco più di un anno che lo faccio, però troverete altri modelli ragazzi, magari vi possono interessare. E poi ricordate anche che ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque di poter comprendere anche ciò che dico e non soltanto quello che vede. Allora, uscita numero 4, andiamo a vedere. Io mi sono permesso già di aprirla per cercare di capire qualcosa in più e evitare di fare video troppo lunghi. Ecco qui, licenza ufficiale del prodotto Lancia. Il consiglio per il montaggio di questo fascicolo numero 4: una pinza, così va benissimo. Se volete del grasso, ma non è importante adesso, non è indispensabile, perché io ho provato a crearmi i filetti, sapete che faccio questo, a crearmi i filetti nel metallo ovviamente, e ho visto che anche senza grasso si creano bene, quindi in questo caso potete fare a meno se volete di usare il grasso. Il cacciavite ovviamente, e poi dovete andare a prendere il fascicolo precedente, perché andremo a montare anche gli elastici sui ganci, su questi 4 ganci qui, ok? Andiamo subito a vedere cosa ci danno. Ci danno un pneumatico anteriore, sentirete che la gomma è molto dura perché il modello alla fine comunque ha il suo peso, perché anche se ha il cofano in plastica e il coprimotore in plastica, quindi il posteriore e l'anteriore in plastica, tutto il resto è metallo ragazzi. Perché? Perché la macchina vera aveva il coprimotore e il cofano anteriore in vetroresina, non potevano riprodurla in vetroresina, qualcuno me l'ha chiesto, perché quanto avrebbero dovuto farla spessa ragazzi, e quindi hanno fatto benissimo, l'hanno fatta in ABS, che è fatta in maniera divina,
divina. Per cui i copertoni, visto che il modello alla fila, essendo in scala 1:8, avrà un certo peso, sono rigidi. Diversamente si potrebbero sicuramente ovalizzare col tempo, anche se poi, ricordatevi sempre, quando andrete a posare il vostro modello nella vetrina dovete sempre sospenderlo di almeno 1 millimetro, non deve toccare, ci deve passare sotto un foglio di carta, non fatelo mai toccare con le ruote sotto. Questo è un consiglio che mi permetto di darvi. Quindi abbiamo il pneumatico anteriore, un Pirelli P7 Corsa, le misure sono 225/595 R15. Ecco qui, Pirelli, battistrada bellissimo. Ok, cercavo di mettere a fuoco l'immagine. Poi abbiamo il cerchione interno, plastica. Questo è un peccato che l'abbiano fatto di plastica, potevano farlo in metallo, senza contare che questa vernice è molto rigida perché è tipo carrozzeria, per cui quando andrete ad avvitare facilmente salteranno le vernici qua, e all'interno non si vede, per carità, però questa è plastica, questo è metallo. Fate attenzione quando lo tirate fuori perché abbiamo la valvola di gonfiaggio, quindi potreste danneggiarla. Accertatevi che sia fissa, così la fate un po' ballare leggermente senza esagerare, perché se vi si stacca almeno la potete rincolare e non perderla. Attenzione anche quando andrete a lavorare, che magari ovviamente metterete il cerchio esterno in questa posizione, perché qui c'è scritto campagnolo, è una decalcomania e potreste danneggiarla. Ok ragazzi? Poi abbiamo 2 guarnizioni, che sono quelle che chiaramente andranno poi per fermare la ruota al mozzo, e poi una serie di viti CM, eccole qui, per metallo, M metallo. Allora, prima cosa da fare? Andiamo a vedere se abbiamo dei difetti sul nostro copertone. Ovviamente andrete a mettere quello che è stampato meglio, in questo caso sono fatti tutte e 2 bene, va bene. Prima cosa da fare, prima che mi dimentico, andiamo a crearci i filetti nel metallo. Quindi prendiamo la vite CM, io l'ho già fatto, come vi ho detto prima mi sono portato avanti, e vedete vado ad avvitarmi una vite fino in fondo, vi arriverà a 1 millimetro dalla battuta. Con la stessa vite andate anche a creare i filetti nel secondo e nel terzo foro. Fatto questo è molto semplice perché non vi potete sbagliare. Guardate, avete 1, 2 e il 3 che è vicino, stessa cosa qua, quindi questo ovviamente va messo così. Lo provate e guardate che combaci perfettamente bene, perché una volta montato qua la riga si deve vedere appena appena, la riga tra il giunto del cerchione interno con quello esterno. Perfetto. Andiamo a prendere il copertone, abbiamo detto che la parte, ma sono tutte e 2 belle, ci sono un po' di pezzi di vernice gialla, eventualmente sfridi di lavorazione. Ok, allora andiamo a mettere questo qua, lo schiacciamo bene dentro. E facciamo la stessa cosa dalla parte interna, schiacciate bene dentro, state sempre attenti a non rovinare la scritta campagnolo qui, e quando fate questo attenzione perché potreste schiacciare la valvola e romperla. A posto, prendiamo la nostra vite CM
ce ne vanno 3 e andiamo ad avvitarla appena appena. Facciamo la stessa cosa con le altre 2 viti. Beh, io il cerchione interno lo avrei fatto anche in metallo, Avrebbe dato poco più peso al modello, per carità, quello conta poco. Però lo avrei fatto così. Ecco, non l'ho ancora avvitate tutte. Una volta che avete stretto 1, 2, 3 viti, fate questo lavoro, sempre facendo attenzione alla valvola e alla scritta dietro. Pressate i 2 cerchi all'interno, così non fate sforzare troppo le viti. E avvitate a croce, uno di qua e uno di qua. Con calma, senza fretta. Non vi preoccupate se si staccherà della vernice qua dentro, perché potrà succedervi, perché la plastica con la vernice rigida come questa di carrozzeria può staccarsi, ma non vi si staccherà ovviamente dal cerchio esterno, quindi non vi preoccupate. Quanto dovete stringere? Beh, quando sentite che è tutto stretto bene, non insistete, non dimenticatevi che questa parte plastica, ecco perché ve le faccio filettare prima, perché essendovi creato il filetto, avendovi non va bene, essendovi creato il filetto, la vite si avviterà perfettamente fino in fondo e quando sentirete che diventa rigida è perché siete quasi arrivati alla fine, ok? La controllate qui sul punto di giuntura tra la plastica e il metallo e deve essere tutto uguale. Vedrete un piccolo filo, non ci sono problemi ragazzi, vi accorgerete che siete arrivati alla fine perché qua avrete la plastica perfettamente imbattuta sul cerchio, sulla razza del cerchio, vedete? Quindi non c'è più spazio, è inutile quindi che una volta che vedete che non gira più la vite, senza esagerare, basta ragazzi. Perché se insistete, spezzate qua l'occhio dove ci va la vite, questo qua che è plastica. Perfetto. Un'altra cosa, anche se si vede qui nel raccoglitore, che vedremo dopo, le scritte Pirelli P7 Corsa, io, per quel poco che vi posso dire, non c'è nessun modello reale che ha la scritta bianca. Provate ad andarlo a vedere. Però se proprio ve la volete fare, ci sono dei pastelli apposta che vendono per le macchine vere, dove ci sono articoli chiaramente per auto e moto, dove potete andare a provarvi a creare all'interno la parte bianca. Non mettete vernici ragazzi, perché si crepano, dei calcomanie si crepano. Quindi c'è un pastello apposta che poi chiaramente si asciuga all'aria. Però, per carità, il modello è vostro, ma io ve lo sconsiglio perché l'originale non ce l'ha, anche se qui la vediamo, ma è una foto. Fatto questo, ecco qui, volevo solo pesare la ruota. Beh, pesa 99 grammi, un etto diciamo. E per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Ecco qui. Adesso andiamo a prenderci... Ah, un'altra cosa. Se doveste aver bisogno di un ritocco, guardate, questo è il colore suo. È della Umbrol, sono quelli usati per il modellismo ovviamente. Il numero, evitiamo i commenti ragazzi, il numero è il 69, basta così. Allora, andiamo a prendere adesso il numero precedente, come vi avevo detto all'inizio del video, che dobbiamo andare a mettere i nostri gommini.
Eccoli qua. Andiamo a prenderne 4. E ci dicono di inserirli, vedete? Ovviamente inseriteli per lungo, cioè non andate a metterli così, ok? Inserite per la sua lunghezza, così. Una volta fatto questo, ci dicono con la pinza a becchi di stringere, guardate, di stringere qui. Fate attenzione quando fate questo lavoro a non pizzicare la plastica, ovviamente, tanto è facile da fare. Però qui ci dicono di stringere e schiacciare la gomma. Beh, io ragazzi ve lo sconsiglio, io ho stretto tutto già, vedete? Il gommino rimane nella sua sede senza cadere, però è largo, perché se lo stringete troppo rischiate di tagliarlo. Quando poi lui andrà in tensione rischierà di tagliarsi. Poi ragazzi, il modello è vostro, fate quello che volete, vedete? Io l'ho già fatti tutti, però si levano facilmente, non cadono, e quello ci interessa, vedete? Però non li ho stretti tanto. Se dovesse capitarvi di stringerne uno magari troppo, lo tirate fuori e con il cacciavite, però svitate la vitina qua prima, lo inserite qui e lo allargate di nuovo. Poi riavvitate la vite. Non fate leva così, perché sotto è plastica e potreste danneggiare il pezzo, il supporto. Va bene ragazzi? A questo punto abbiamo fatto anche questo e ci dicono stop. Questo andiamo a riporlo nello stesso blister che abbiamo ricevuto quando l'abbiamo acquistato, perché ci sta benissimo dentro, così non perdiamo i gommini. Poi ho finito. Perfetto. Adesso volevo farvi vedere il blister, chiedo scusa, il blister, il raccoglitore che è arrivato, molto semplice. Vi volevo soltanto far vedere come chiuderlo. Guardate, fate così, così, cosa vedete così? Scusate ragazzi, alzo un po' l'immagine, vediamo, ecco qua. Quindi vedete, prendete la parte tagliata così, non quella obliqua, ma questa, fate così, così, molto semplice. Poi prendete questo, vedete, e lo spingete con i 2 pollici così all'interno. Ecco qua. E avete il raccoglitore, ok? Ecco qui. Adesso andiamo a fare una piccola ripresa del punto in cui siamo arrivati fino al fascicolo numero 4. Guardate che spettacolo. Non vi preoccupate se vedete che nella foto qui hanno un riporto in acciaio. Andate a vedere, vedete? Mi riferisco a questo. Se vedete qua nella foto ha il riporto in acciaio intorno al faro, che è molto carino. Però andate a vedere anche le macchine vere. Vi accorgerete che il riporto non c'è. Quindi siamo arrivati a questo punto. Qui abbiamo i nostri bellissimi ganci e sganci rapidi, che poi terranno in sicurezza la chiusura del cofano. Guardate che meraviglia. Qui abbiamo il sistema delle luci primarie, eccolo qui, con i 2 LED. Poi abbiamo le luci secondarie,
abbiamo il volante in metallo verniciato, bellissimo, e la storica targa Torino M54374 in plastica, con ovviamente quello che abbiamo appena fatto adesso con gli elastici, i coprifari secondari, eccoli qua. Ecco, guardate che meraviglia, ragazzi. Se potete farlo, per carità, ognuno sa quello che può fare. Se potete farlo, fatelo questo modello, fatelo, perché è un modello storico, è un modello meraviglioso, meraviglioso. Fatelo perché è un pezzo che non può mancare alla collezione di chi veramente ama le auto da corsa. Va bene ragazzi, adesso procediamo con l'ultima parte del filmato, non dimenticandovi mai, mi raccomando, di iscrivervi al canale. Michele Armonica, non è difficile da ricordare. Ah sì, nella foto, nel video appena che vi ho fatto appena vedere, non ho messo la ruota, è quello che abbiamo appena montato, bellissima. Allora, mettiamola qua. Adesso andiamo a vedere. Mi sono perso perché vi stavo parlando delle iscrizioni, ragazzi. Non dimenticatevi di iscrivervi, mi raccomando, ragazzi, se avete piacere. Non guardatemi soltanto e poi, ma sì, dai, tanto non mi iscrivo. Tanto non costa nulla, ragazzi. Su, chi è che vuole arrivare a 1000? Oltre a me, ovviamente. Allora, andiamo a vedere adesso l'interno del fascicolo e vediamo di permettere a chiunque ne ha piacere di poterne leggere anche i contenuti. È un fascicolo molto breve. La prima pagina è sempre quella dedicata ai numeri utili e ai servizi. Quello che si nota subito in questo fascicolo numero 4, che come vi ho detto è molto breve, è proprio perché come storia abbiamo solo questa pagina, eccola qui, non c'è nient'altro, solo questa. Tutto quello che abbiate visto fino adesso sono i contenuti e il montaggio. Ecco qua, l'ultima di copertina, anche questa molto interessante. Bene ragazzi, un attimo solo che cerco di dare un'immagine meno brutta possibile per chiudere questo video. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video numero 4 di questa meravigliosa icona automobilistica Lancia Stratos HF, la regina dei rally, del grandissimo pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga, edizione Centauria in scala 1:8. Michele vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento ai prossimi video. Dovrebbe arrivarmi la Ford Gran Torino di Star Schiacce o la Citroën 2 cavalli Charleston. Vedremo cosa arriverà prima. Ironman l'ho appena montato, lo avete visto.
e questo è il numero che è uscito ieri, per cui ecco, penso che mi arrivi o prima la Ford o la Citroën. Quindi arrivederci al prossimo video. Grazie con tutto il mio cuore del vostro supporto, del vostro aiuto, delle vostre iscrizioni e visualizzazioni. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!